Tu ti chiederai, ma tu Cristiana l'hai già sfogliato la mia boutique questo mese? Sì, come ti ho promesso, volevo farti vedere il giornale, per cui ne parliamo insieme, non illustrandoti semplicemente i modelli, ma andiamo a vedere insieme quali sono i modelli e quali ti potrebbero stare bene a seconda del tuo fisico, oppure quali reputo magari giusto al momento indicarti come li puoi modificare e che ti potrebbero stare bene in determinate circostanze. Per prima cosa abbiamo allora questa camicia bomber, la vediamo qua. La camicia bomber, come puoi vedere, che è la numero 01 a 3 stelline, questa camicia rimane abbastanza corta, quindi in questo caso a chi starà bene? Starà bene soprattutto a chi ha una, diciamo, chi non deve allungare, diciamo, la propria figura. È adatto a chi ha un fisico, per esempio, a rettangolo, quindi quello delle modelle, per intenderci, perché non avrà tanto bisogno, diciamo, di allungare la figura. È soprattutto utile a chi ha un fisico, per esempio, con le gambe corte, rimangono più corte rispetto al busto, perché ci sono a parità di altezza ci sono delle body shape cosiddetti che hanno il busto più corto rispetto alle gambe o viceversa, le gambe più corte rispetto al busto. Solitamente chi ha le gambe più corte rispetto al busto, solitamente nella stragrande maggioranza dei casi ha un fisico, diciamo, alla fine a pera, per la stragrande maggioranza dei casi. E in questo caso quindi sarà adatto non a quei tipi di fisico, ma adatto a chi ha un fisico più longilineo, chi vuole mettere il focus, quindi deve cadere l'occhio su questo appunto qui. Poi lo vedremo piano piano illustrandoti altri modelli, quello che sto intendendo. Invece questa gonna qui, a parte il fatto che è abbastanza semplice da realizzare, questa gonna è una gonna che rimane, come puoi vedere, dritta. Non è proprio a tubino, però ricorda proprio le gonne a tubino, è un pochettino svasata, rimane un po' svasata. Le gonne svasate stanno bene un po' a tutti i tipi di fisico, quindi diciamo che stanno bene un po' a tutti. Indossata in questo modo piuttosto che in questo modo, quindi qua parliamo indossata sotto la maglia, e soprattutto è indicata per chi ha per esempio il tronco lungo, perché come puoi vedere, se tu hai le gambe corte, quindi più corte rispetto al busto, la vita alta tende a allungare questa parte qui, che risulta solitamente più corta. Quindi tutto quello che ha la vita alta tende ad allungare le gambe. Quindi se vuoi allungare le gambe a vita alta e soprattutto al di sotto della maglia, come in questo caso. Mentre in questo caso qui, come nel caso precedente che abbiamo visto, qua abbiamo in questo caso la camicia bomber, ma potremmo avere anche una maglia, quindi questa stessa maglia però messa fuori, nel caso in cui invece al contrario abbiamo ad esempio bisogno di far cadere il focus a questo livello qui, quindi del bacino. Quindi nel caso in cui per esempio abbiamo una pancetta, quindi un fisico per esempio a mela, cosiddetto a mela. Io utilizzo questi termini, a mela, pera, perché sono i più conosciuti, però ci sarebbero dei termini, diciamo, un pochettino più, forse più adatti. Vabbè, io utilizzo questi perché ho visto che comunque ti trovi bene con questo tipo di spiegazioni. Qui abbiamo invece un abito che, come vedi, rimane un po' a vita, no, alla vita, sì, rimane in vita, tagliato in vita, ed è diciamo, rimane un po' ad anfora, lo vedi? Si vede anche dal figurino. Questo è un abito che ti starà soprattutto bene a chi ha un fisico. Anche in questo caso si ha clessidra a pera, perché le clessidre e le pere hanno, anzi abbiamo, perché io sono a clessidra, la vita segnata, per cui tutto quello che ha la vita, che segna la vita, ci starà particolarmente bene. Tant'è vero che si potrebbe anche aggiungere, magari cucita dello stesso tessuto, una fusciacca da annodare in vita. E questa, vabbè, è una lunghezza midi, quindi le lunghezze midi a me non piacciono perché tendono a abbassare la figura, diciamo che
la vita qua è in vita ma sembra quasi a vita alta qua. Ecco, vita alta tende a aumentare, come abbiamo visto, la lunghezza delle gambe, ok? Quando vogliamo proprio allungare la parte, diciamo, inferiore del corpo. Però la lunghezza midi, secondo me, è adatta solamente se sei particolarmente magra, particolarmente alta e longilinea, quindi questa lunghezza io direi o lo fai più lungo in modo tale da slanciarti al massimo, da slanciare al massimo la figura, oppure più corta. La giacca, a parte che queste giacche a me non piacciono, queste giacche oversize che si stanno usando adesso, vedrai che fra un anno non si useranno più, quindi io ti consiglio di non né comprarla né cucirla, a mio parere, è un mio parere personale, perché sono veramente oscene, orrende, lo posso dire, orrende, sono di moda e purtroppo, come diceva Coco Chanel, diceva che la moda passa e lo stile resta, e aveva perfettamente ragione. Comunque questo tipo di giacca oversize ti starà bene quando se sei particolarmente magra, quindi se sei un rettangolo, quindi non hai forme, sei molto molto magra, chiaramente questo ti darà volume. Assolutamente sconsigliato ovviamente se sei più robusta, se hai perché solitamente noi sbagliamo che cosa? Sbagliamo nel credere che delle giacche larghe possano nascondere i nostri difetti. Così non è, assolutissimamente. Lo vedremo in tutti questi video dove piano piano ti farò vedere tutte degli esempi, appunto sfogliando le riviste. E ti farò vedere, se tu mi seguirai, imparerai veramente tanto. Comunque farò anche dei video appositi dove ti parlo piano piano di tutte queste forme del fisico e come valorizzarsi al massimo, perché ricordiamoci che noi siamo tutte perfette, tutte belle e tutte abbiamo un corpo diciamo diverso, a parità di altezza, a parità di... c'è veramente un mondo dietro che io non avrei mai creduto, e sto studiando appunto questa materia, per cui mi sta affascinando tantissimo e mi rendo conto che su tante cose non c'ero mai arrivata. Qui invece abbiamo dei pantaloni assolutamente bocciati, ragazzi, a meno che anche in questo caso tu non sei molto alta e molto magra, ma questi pantaloni oversize, tra l'altro cargo, possono metterli solamente le modelle, secondo me, tanto più anche così che sono allacciati alla caviglia. Anche se ci metti comunque delle scarpe, come in questo caso con il tacco, stai tranquilla che non ti valorizzeranno comunque, quindi assolutamente bocciati, a meno che non sei un rettangolo e hai voglia di dare più volume alla parte, diciamo, inferiore del corpo, oppure se addirittura sei un triangolo rovesciato, quindi in questo modo qua, cosa vuol dire? Che hai un fisico che propende più in questa zona qui, quindi è più voluminoso a livello delle spalle, del seno e della pancia, quindi da questo diciamo che parte più o meno dal bacino in su. E solitamente si hanno le gambe magre, cioè chi ha un fisico a triangolo rovesciato chiaramente ha le gambe magre, e quindi magari vuoi riequilibrare la parte superiore del corpo con quella inferiore, è così che è una questione di equilibri. Il sapersi vestire non è mettersi a dieta e diventare magrissime, perché se hai quel fisico, anche se dimagrirai, quel fisico ti rimane. Questo è poco ma sicuro, una cosa che io non sapevo, ma quello che dobbiamo fare è riequilibrare la parte superiore e inferiore del corpo, e questo lo possiamo fare con gli abiti. Per quanto riguarda invece la blusa, che vediamo qua, la vediamo bene anche qui, questa blusa invece, come vedi, è veramente molto carina, secondo me, anche perché poi è realizzato in questo tessuto molto leggero, molto trasparente con i pizzi. Guarda che carino anche indossato sotto una canotta, come in questo caso, con questo bellissimo scollo bello bello profondo. Tende, come puoi vedere, a essere larga, perché è molto larga, non è avvitata, chiaramente starà bene a chi, anche in questo caso, un fisico a rettangolo, quindi vuoi enfatizzare la parte superiore del corpo, oppure se un fisico a triangolo. Fisico a triangolo cosa vuol dire? Che invece il triangolo rovesciato è proprio a triangolo, quindi fatto così, il triangolo è fatto così. Quindi cosa vuol dire? Che sei proporzionata
in maniera più diciamo voluminosa nella parte inferiore del corpo e meno voluminosa nella parte superiore. Di conseguenza in questo caso hai bisogno di mettere in evidenza la parte superiore, quindi una blusa così bella morbida e tra l'altro bella voluminosa e che va a cadere addirittura, come in questo caso, a livello del bacino, è perfetto, perché chi ha il fisico a triangolo solitamente ha il busto molto molto magro e la parte inferiore più voluminosa, come abbiamo detto. Quindi per equilibrare la parte superiore e inferiore, nella parte superiore dobbiamo mettere, possiamo sbizzarrirci, ecco, mettendo appunto come in questo caso con questa bellissima manica bella grande, sì, cioè quindi in questo caso è equilibrato, troviamo l'equilibrio. Qui abbiamo invece allora un giubbino. Allora questo giubbino è bellissimo, è un giubbino che rimane bello aderente, vediamo, con i bottoni nella parte del davanti, cade perfettamente in vita, vedi che è corto. Ecco, in questo caso vale il fatto che stiamo mettendo in evidenza la parte superiore del corpo, quindi in questo caso starà bene a chi? Questo andrà bene a chi ha un fisico a triangolo, lo stesso va bene anche agli altri di fisici, ok, però sto dicendo, io ti sto indicando quali sono i capi particolarmente adatti per quel tipo di fisico. Non è che siccome tu hai un fisico a rettangolo non lo puoi indossare, non lo puoi cucire, assolutissimamente no. Sto dicendo i capi che sono più adatti rispetto ad altri, che ti possono valorizzare. Quindi in questo caso chi ha un fisico a triangolo ha la parte superiore del corpo molto minuta, per cui anche questa parte qui, questo scollo bello, grande, evidente, voluminoso, darà quella sensazione di pienezza che riequilibrerà la parte inferiore del corpo. E qui abbiamo, vedi, invece una gonna pantalone. Anche in questo caso non lo so, forse questa parte qui la eliminerei. Comunque i pantaloni a sigaretta però che non rimangono troppo stretti te li puoi comunque anche permettere, però devono rimanere un pochettino larghini se hai un fisico, come ti ho detto prima, tendente al triangolo. Qui abbiamo altri capi. Allora abbiamo il bomberino. Allora il bomberino è lo stesso discorso, il bomberino non è tanto voluminoso come puoi vedere e cade a livello della vita anche in questo caso, quindi noi il focus dove lo vogliamo indicare? Dove lo vogliamo il focus? Qua a livello del bacino, un po' sotto la vita è qui, è a livello del bacino, ok, a livello del bacino, quindi che cosa ci sarà? E dove cade l'abito, che per effetto ottico tu vedi la differenza, si vede molto bene qua, vedi che qua il focus dove andrà? Andrà nel bacino, quindi in questo caso questa tipologia di abito, vabbè, lei è una modella, è super bella, fantastica, la parte superiore che è molto voluminosa e la parte inferiore rimane un pochettino più larghetta, quindi camuffa anche le culotte de cheval, le gambe un po' grossette, quindi questo è ideale lo stesso per un fisico a triangolo. Però io ti dico una cosa, non che questa blusa stia allora questa blusa, anche se hai un fisico per dire a clessidra, per dire come il mio, o un fisico a pera per esempio, quindi a pera è un fisico che ha il classico fisico di Jennifer Lopez, giusto per farti un esempio, ecco, farò molto gli esempi di attrici o di cantanti in modo tale che sia più chiaro, e quindi ha un sedere pronunciato, insomma ha un bacino bello largo, la vita solitamente non ha pancia, quindi non ha magra, ecco, nella parte superiore, e va invece un pochettino più ad allargarsi a livello del sedere e a livello delle cosce. Quindi in questo caso, a seconda anche del tessuto che tu utilizzerai, e ti consiglio sempre tessuti che non siano lucidi, perché i tessuti lucidi chiaramente metteranno più in evidenza le forme, ma questa blusa, che comunque è molto bella, puoi indossare con una cintura. Se tu la indossi con una cintura la puoi
tranquillamente indossare anche se sei un fisico per esempio a clessidra come me. La gonna, questa è una gonna classica, spero che si veda bene, è una gonna classica, cioè una gonna che rimane molto voluminosa nella parte inferiore, più stretta nella parte superiore. Questo è un modello che più o meno sta bene a tutte, anche per il tessuto che è stato utilizzato, perché è un tessuto molto leggero, per cui starà bene un po' a tutte. Ricordati che tutte le gonne svasate tendono, è la gonna per antonomasia che sta bene praticamente a tutte. Poi la giacca mi piace molto, la giacca ha una scollatura V molto pronunciata, questa con una bella collana, quindi mette in evidenza questa parte qui, cioè l'occhio va molto qui. Cosa vuol dire? Più che nella gonna, cosa vuol dire? Che questa tipologia di outfit, per esempio, starà bene soprattutto in questo caso. Non dico che non sta bene agli altri, io questo lo vorrei sempre sottolineare, ma starà particolarmente bene a chi ha un fisico a triangolo, a un fisico a triangolo. Tutto quello che grandi collane, grandi, riequilibrano la figura. Il tubino, il tubino è un must have, e il tubino io lo adoro, è fantastico. Anche quando abbiamo girato insieme la mia boutique te ne ho parlato, perché è veramente fantastico, e in questo caso vediamo che ha tanti punti di forza. E quali sono? Sono lo scollo, che è veramente molto bello, quindi possiamo adornarlo con delle collane, anche una collana che rimane più lunga volendo, e poi è sbracciato, ma lo possiamo anche indossare con una scaldacuore. E la lunghezza chiaramente la possiamo fare anche più lunga, in questo caso starà bene anche un fisico solitamente a triangolo rovesciato, un fisico a pera, che avete la caratteristica, perché non è il mio, di avere le gambe bellissime, lunghissime a volte, comunque molto molto belle e magre, quindi l'ideale è metterli in mostra. Se invece siete come me, che avete un fisico a clessidra, quest'abito è gli abiti a tubino fatti in questo modo, sono gli abiti che stanno soprattutto bene a chi ha un fisico a clessidra, proprio come must have proprio, però magari facendolo un pochettino più lungo, anche al di sotto del ginocchio è il top, perché tende a allungare la figura. Comunque tutti i tipi di tutti gli abiti in generale hanno grandissimi poteri, secondo me, di migliorare la nostra silhouette, per il semplice fatto che, essendo abiti, tendono a farci sembrare anche più alta, perché non c'è lo stacco tra la parte superiore e inferiore del corpo, è tutto unito. Quindi, come illusione ottica, noi abbiamo l'illusione ottica di vedere una persona che è più alta di quello che in effetti è. Quindi bisogna sapersi vestire per diventare, secondo me, sempre valorizzando i nostri punti di forza e minimizzando i nostri punti di debolezza. Allora, questo modello, ti ho detto già l'altra volta, che mi ricordava molto il vestito della Adams, me lo ricorda veramente tantissimo, fatto in nero. Puoi fare anche, puoi utilizzare per fare un abito per carnevale o per altre occasioni, fatto in nero proprio con i polsini e questo bellissimo collettino tipico di mercoledì Adams. Allora, al di là di questo, comunque è un modello che rimane tagliato in vita e poi va a svasare. Questo è un modello che starà bene, soprattutto anche in questo caso, che è in fisica clessidra, che però non è troppo un fisico troppo voluminoso. Perché? Perché la gonna tenderà comunque sempre a enfatizzare la figura, comunque le forme. Quindi questa parte qui, la parte dove c'è questa gonna che è abbastanza voluminosa, chiaramente metterà ancora più in evidenza, ti darà l'illusione ottico di farti sembrare ancora più, insomma, voluminosa, la parte che dovresti teoricamente invece camuffare. Ecco, quindi questo io direi più a un fisico più longilineo, un fisico a pera, sì, però se sei longilinea, a pera mela, a clessidra sicuramente, a rettangolo sicuramente, anche perché ha la parte superiore abbastanza voluminosa, quindi comunque sta benissimo, ecco. E fisico a mela assolutamente lo sconsiglio
assolutamente, perché comunque mette in evidenza soprattutto la parte della vita che comunque chi ha un po' di pancetta sconsiglio vivamente. Altri è il gilet. Ah, il gilet a me non piace, lo sai, non ce la posso fare. Comunque in questo caso il gilet, questa mise è molto bella, devo dire la verità. Prima di tutto perché la gonna a tulipano, cioè è una gonna che rimane un po' più, vedi, più stretta, però va a stringersi verso l'orlo, ed è la gonna a tulipano, sono gonne che stanno particolarmente bene a chi ha un fisico, per esempio a triangolo rovesciato. La camicia e il top, io direi che qua enfatizza la parte superiore del corpo, quindi se hai bisogno, diciamo, di enfatizzare la parte superiore e sei più voluminosa nella parte inferiore, questo tipo di mise va benissimo. La gonna tulipano invece è una gonna che, come dice tulipano, rimane così più voluminosa a livello del bacino e va a restringersi. Mi piace anche l'idea delle calze nere che continuano a mettere in evidenza le gambe. Qua avrei fatto un'altra cosa, non avrei abbinato questo tipo di scarpe, ne avrei abbinate nere. Perché se tu abbini le scarpe dello stesso colore dei collant, le gambe sembreranno automaticamente più lunghe, cioè slancia moltissimo le gambe, questo tipo di diciamo di accorgimento. Qui abbiamo una giacca che è la numero 18 in questo caso. Vabbè, comunque abbiamo già sfogliato il giornale. Qua ha un revers bello tondo, bellissimo, mi piace molto, non è particolarmente voluminoso, però importante, però insomma la giacca è a 3 bottoni. In questo caso questa giacca io la vedo benissimo per chi ha un fisico a mela, perché cade perfettamente, diciamo, a livello del bacino, un po' sotto il bacino, e quindi è a 3 bottoni, quindi è un po' larga, quindi diciamo che la farei un po' più giusta per il fisico a mela, dove diciamo la maggior parte diciamo delle rotondità vanno a concentrarsi sulla parte centrale del corpo. Qua abbiamo questa giacca che, come puoi vedere, è una giacca molto voluminosa. Questa metterà in evidenza moltissimo la parte superiore del corpo. Tra l'altro è stata cucita con un tessuto che rimane diciamo lucido e anche abbastanza sostenuto, per cui proprio risulta quasi una corazza, e questo è assolutamente indicato che è un fisico con la parte superiore del corpo che è minuta rispetto alla parte inferiore, perché bilancia le due parti. Quindi questo, per esempio, modello che vediamo qua, questa mise, va bene, diciamo, l'unione, diciamo, di questa giacca con la gonna. Non va bene però per il fisico minuto nella parte superiore. Questa gonna andrà bene per un altro tipo di fisico, quindi questa mise io non ce la vedrei. Se hai quel tipo di fisico, ovviamente devi abbinare un paio di pantaloni, per esempio a palazzo. In questo caso la modella ovviamente ha un fisico sicuramente a rettangolo, per cui si può permettere sia l'una che l'altra, perché anche la gonna in questo caso dà molto volume, per cui questa gonna sarà ideale se hai invece in questo caso, nel caso contrario, la parte superiore più voluminosa e la parte inferiore più magra. Quindi parliamo dei fisici a triangolo rovesciato, quindi con la parte superiore più evidente, e invece nella parte inferiore rimane più diciamo più magra, perché abbiamo capito che chi ha un fisico a triangolo rovesciato non si può permettere, cioè non è che non si possa permettere, il rovesciato è sconsigliato questa gonna, perché chiaramente aumenterebbe i volumi qua, mentre noi vogliamo equilibrare il volume superiore e inferiore e slanciare la figura. Quindi se hai la parte superiore come triangolo rovesciato, quindi più voluminosa, quindi un bel seno, delle braccia belle importanti e via dicendo, a quel punto questa giacca non va bene, però va bene la gonna.
perché anche più lunga, perché ti dà volume, perché hai sicuramente i fianchi stretti, le gambe snelle, per cui riequilibra in quel caso. Qua abbiamo una tuta. La tuta starà soprattutto bene anche un fisico a rettangolo, è super consigliata. Diciamo che tuta è la consigliata in assoluto per chi ha un fisico a rettangolo, che un po' si può permettere tutto, infatti le modelle, vabbè, però è un fisico più androgeno, ecco, quindi questo io lo sconsiglio a chi ha pancetta, a chi ha un fisico che ha delle culotte de cheval, soprattutto chi è minuta la parte superiore, perché come vedi non è messa in evidenza e non ha niente che diciamo riequilibri la parte inferiore del corpo, mentre in questo caso abbiamo uno spolverino. Lo spolverino così lungo è un'idea geniale, devo dire la verità. Questi spolverini ti devono aiutare tantissimo, soprattutto quando vuoi allungare la tua figura. Perché? Per il semplice fatto che io l'avrei allora, se vuoi diciamo dare l'illusione ottica di essere più grassottella perché magari sei molto magra, puoi utilizzare questo tipo sia di tessuto che di colore, ma un mio consiglio, se vuoi dare l'illusione di magrezza, ecco, di essere più magra, ti consiglio uno spolverino di un colore più scuro, non così chiaro come questo, quindi un verde più scuro, un blu, ecco, ci deve essere sempre lo stacco però, perché nero su nero va benissimo, ma fino a pagina 2, come si suol dire. Perché? Perché noi l'illusione ottica, l'occhio, dov'è che guarderà? Questa parte qui. Quindi se tu metti un vestito, per esempio più chiaro, ok, rispetto al nero, e questa parte è più scura del vestito, otticamente sembrerai più magra, ok? Quindi i colori sono importanti, l'uso dei tessuti giusti sono importanti, sia che tu debba comprare o realizzare da sola i tuoi capi. Mentre qui abbiamo un abito che è il numero 22, in questo caso questo è un abito tipico anni 60 che sarà soprattutto bene a chi ha un fisico a rettangolo. Questi sono gli anni 60, sono la moda anni 60 e la moda che in assoluto sta molto bene a chi ha un fisico a rettangolo, con questo scollo così con le maniche scoperte starà veramente bene perché dà un po' di volume a chi magari rimane senza la vita segnata ed è molto magra. Ovviamente questo tipo di abito lo possiamo indossare anche se abbiamo un fisico a clessidra o a pera, e se mettiamo una bella cintura, una bella fusciacca. Le camicie stanno un po' bene a tutte. Allora, la camicia io dico che ti sta bene un po' bene a tutte. La cosa che tu devi contare quando cuci una camicia come questa, che è una camicia basica, che chiaramente starà bene soprattutto a chi non ha un fisico a triangolo rovesciato, perché non è molto voluminosa, ma puoi renderla voluminosa, perché puoi abbinarci una bella collana importante e subito l'occhio va lì, ok? Se sei minuta nella parte superiore, questo è abbastanza minuta come camicia, per cui puoi comunque indossarla, ma magari come in questo caso puoi mettere orecchini importanti oppure una bella collana, perché vada a finire lì l'occhio soprattutto e non nella parte inferiore. In generale quello che ti consiglio è di giocare anche sui colori, perché questo è un colore importante rispetto ai pantaloni che rimangono bianchi, per cui utilizzando un colore come questo devi renderti conto che è un po' un semaforo che ti indica un colore che è importante e che chiaramente rispetto al bianco andrà a cadere l'occhio in questa parte qui. Quindi al di là anche del modello che noi utilizziamo, è molto importante, ricordiamoci sempre anche il tessuto e anche il colore. In questa pagina abbiamo la camicia che rimane bella lunga, come puoi vedere. Vabbè, questo in questo caso è trasparente. Non sono molto d'accordo sul fatto che non si sia abbinato un'altra blusa sotto, magari di un tessuto che sempre chiaro,
ma non peraltro, perché si intravede, a meno che tu non lo voglia far vedere, si intravede il pantalone. Quindi a seconda del tuo fisico, magari il fatto di intravedere il pantalone non va a tuo favore. Quindi in questo caso, per esempio, questo modello io direi che è super super sconsigliato a chi è più voluminoso nella parte superiore, perché rimane molto più sobrio, ok? Anche se è con il pizzo, comunque si vede ad occhio che l'occhio va a cadere qui prima di tutto. Quindi se tu hai pancia, e solitamente se hai triangolo rovesciato, quindi se così, solitamente hai anche pancia, una bella pancetta, e qui cade l'occhio sulla pancia, e noi non dobbiamo far cadere l'occhio sulla pancia quando abbiamo la pancia, dobbiamo depistare l'occhio, gli occhi su altre parti. Quindi in questo caso questo tipo di mise starà bene soprattutto a chi ha un fisico a clessidra, se lo vuoi, ma neanche a clessidra, perché si intravedono i pantaloni. Per esempio a pera, se vuoi magari metterci una fusciacca come una cintura che è in casa, magari elasticizzata, vedi tu. Mentre questi pantaloni che vediamo qua, che sono un po' a zampa, vedi, pantaloni che vanno ad allargarsi, diciamo, al fondo, questi staranno benissimo sia chi ha un fisico a clessidra, ma soprattutto un fisico tipo Jennifer Lopez, perché chiaramente essendo più voluminoso nella parte, diciamo, del fianchi, equilibrerà le parti del fianchi con le gambe, quindi sembrerà il tutto molto più armonioso. Caban, che è una giacca che rimane molto larga, questa io la vedrei molto bene a chi per esempio ha un fisico che tende a essere più minuto nella parte superiore e più voluminosa nella parte inferiore, perché tende ad allargare, vedi la figura, perché tende proprio ad allargarla, a dare volume, perché qui solitamente si è più minute, e in questo caso la lunghezza penso che vada anche abbastanza bene. Abbinata con i pantaloni, questi pantaloni qua sono bellissimi, soprattutto se pensi di avere le gambe belle. Quindi se sei solitamente, dico per la maggioranza dei casi, un fisico a un triangolo rovesciato, un fisico a mela, un fisico a rettangolo, chiaramente avrai sicuramente, per la stragrande maggioranza dei casi, le gambe molto lunghe e affusolate. Quindi questo tipo di pantaloni che arrivano anche al polpaccio ti staranno bene, soprattutto se hai delle gambe molto snelle. Qui abbiamo moda morbida, la moda morbida, abbiamo i pantaloni, guarda che carini questi pantaloni, rimangono belli belli morbidi. Concentriamoci su questa mise. Questi pantaloni rimangono un po' a vita bassa, quindi solitamente la vita bassa va bene per chi se la può permettere, diciamo, chi ha un fisico a rettangolo alla fine, e puoi permettertela anche se hai un fisico, secondo me, con la parte inferiore più voluminosa, perché rimangono belli larghi. La parte superiore però la devi in quel caso fare più voluminosa, cioè magari con una bella collana, un bel foulard, però anche l'idea di abbinare questo parka va abbastanza bene, però magari più corto, ecco, il parka va bene, come puoi vedere, vedi, va ad allargare il parka nella parte inferiore, quindi se in questa parte sei già voluminosa ti stai rovinando la figura, cioè non ti stai aiutando ad essere più valorizzata. Mentre qui abbiamo allora questo maxi blusa, la maxi blusa solitamente con questo tessuto, realizzato con questo tessuto molto leggero, starà bene un po' le taglie più, diciamo, perché sì, è vero che non bisogna mai troppo ingoffarsi, bisogna, diciamo, ci sono varie strategie per farti sembrare non solo più magra ma anche più slanciata, e in questo caso io un modello del genere ce lo vedrei molto bene
a chi ha un fisico, per esempio a mela, perché tende a non avere la vita segnata, quindi cade molto morbido, non è un tessuto sostenuto, per cui tende a diciamo ad essere fluido, ecco, nel corpo, e non mette in evidenza quelle parti diciamo che noi non vogliamo mettere in evidenza, appunto. Il pantalone a palazzo, l'ho già detto prima, è un pantalone che starà soprattutto bene anche un fisico a clessidra, un fisico a pera. È il pantalone ideale, soprattutto se è a vita alta, in questo caso è a vita, diciamo, è un po' sotto la vita, dovrebbe essere qui. È un pantalone che ha una vita normale, diciamo, classico pantalone, ma questo va benissimo sia che un fisico a clessidra, anche che un fisico a pera, e ti dico anche a triangolo rovesciato. Perché? Perché triangolo rovesciato, avendo questa parte del corpo più voluminosa rispetto a questa, e c'è l'equilibrio tra la parte superiore e la parte inferiore, quindi risulterai più omogenea, un corpo più omogeneo. Ultimo, esaminiamo questi mise. Pantaloni così a sigaretta staranno bene, soprattutto se hai delle bellissime gambe. Quindi se è un rettangolo, una mela, quindi evidenzieranno tantissimo le gambe. Se vuoi evidenziarle ancora di più, il mio consiglio personale è di utilizzare delle scarpe che non stacchino così tanto con la pelle, ma l'ideale sarebbe utilizzare o delle scarpe nude che danno continuità, oppure farli leggermente più larghi, quindi non così stretti, un pochettino più larghi, in modo tale, oppure utilizzare delle scarpe che siano in tinta con i pantaloni, che posso capire è un po' difficile. Mentre la giacca, ne abbiamo già parlato prima, una giacca diciamo classica con 2 bottoni, ed è diciamo una classica giacca che nella parte superiore non è molto abbondante, però quindi in questo caso andrà bene anche a chi ha un fisico a triangolo rovesciato, quindi più voluminosa nella parte superiore del corpo, e poi rimane anche corta, anche un pochettino più lunga se sei, perché nel caso in cui in quel caso camuffi anche la pancia. Ovviamente a tutti gli altri fisici ovviamente sta bene lo stesso. Qui invece abbiamo questo abito, in questo caso è stato come puoi vedere indossato con una cintura bassa. La cintura bassa è una tecnica, diciamo, di depistare l'attenzione, e che ci può essere veramente molto utile nel caso in cui abbiamo, in questo caso, il baricentro che rimane molto alto. In questo caso lo allunghi. Quindi baricentro alto cosa vuol dire? Che il busto è più corto rispetto alle gambe, quindi essendo più corto, con questa strategia bilancerai la parte superiore e la parte inferiore. Eventualmente lo puoi abbinare anche ad una fusciacca in vita, in quel caso ti starà bene se hai un fisico a clessidra. Spero che questa nuova tipologia di sfogliare insieme i giornali di moda e comunque di cucito, ma in questo caso ne approfitto per valutare insieme quali strategie puoi utilizzare per utilizzare questi modelli per valorizzare più il tuo fisico, quindi scegliere quali modelli scegliere di cucire questi piuttosto che altri, oppure modificarli a seconda del tuo fisico in modo tale da valorizzarti sempre di più. Io ti mando un grandissimo bacio, fammi sapere nei commenti, mi raccomando, se ti piace questa tipologia di video. Ne farò anche altri dove ti spiegherò più nel dettaglio le differenze. L'ho fatto anni fa, ma lo voglio rifare perché chiaramente sto studiando di più questo argomento, quindi vorrei portarlo anche nel canale. Fammelo sapere nei commenti. Io ti mando un grandissimo bacio, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!